Impara l'italiano autentico con questi film e serie TV. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Per imparare una lingua è fondamentale essere esposti a contenuti autentici, come per esempio film e serie TV. Per questo motivo, oggi voglio consigliarti alcuni film e serie TV da guardare facilmente su Netflix e Prime Video per migliorare in italiano. Prima di iniziare però voglio parlarvi di una piattaforma fantastica che ho scoperto recentemente per imparare una nuova lingua guardando film e serie TV, Lingopie. Lingopie è la prima piattaforma al mondo che usa contenuti autentici per insegnare una lingua straniera. Ci sono film e serie TV in diverse lingue, tra cui l'italiano, e ogni settimana vengono aggiunti nuovi contenuti al catalogo. Vi faccio vedere come funziona. Voi scegliete un contenuto, per esempio io ho scelto La Dama Velata, una serie TV della Rai molto carina, che è un giallo ambientato agli inizi del Novecento a Trento. La lingua è molto chiara ed è davvero una serie TV molto carina. Quando avviate un programma potete interagire con i sottotitoli cliccando su una parola. Vero. Potrete sentire la pronuncia della parola e vedere la traduzione. Potete anche attivare i doppi sottotitoli. A destra vedrete anche la trascrizione parola per parola di quello che viene detto e le parole più rilevanti saranno sottolineate. Una funzione che mi piace tantissimo è quella di regolare la velocità di riproduzione, quindi potete rallentare lo show. Poi potete anche usare le flashcards per ripetere le parole che avete imparato e fare anche dei quiz. È una piattaforma fantastica che io sto usando per imparare il portoghese e la consiglio assolutamente. Il team di Lingopie è stato super gentile e mi ha dato un link per tutti voi per ottenere uno sconto speciale sui loro abbonamenti. Quindi potete cliccare sul link qui sotto in descrizione per iniziare la vostra prova di 7 giorni e poi fatemi sapere che show guardate. E ora è arrivato il momento di darvi alcuni consigli su film e serie TV in italiano da guardare su Netflix e Prime Video. Mi sono assicurato di scegliere degli show che sono disponibili in tutto il mondo. Inoltre ho catalogato questi show dal più facile al più difficile, quindi iniziamo dal più facile. Il primo show che ho per voi è Guida astrologica per cuori infranti. Questa è una serie disponibile su Netflix e ha un livello principiante esperto, quindi un livello A2. Gli accenti sono abbastanza standard con un po' di influenza piemontese, dato che la serie TV è ambientata a Torino. Questa serie TV è basata su un romanzo di Silvia Zucca. È una commedia leggera e divertente che vede come protagonista Alice Bassi, una donna in cerca dell'amore e della realizzazione sul lavoro. Si è recentemente lasciata con il suo ex, quindi è single e lavora come assistente di produzione in un piccolo network televisivo italiano. La sua vita però cambia con l'incontro con Tio, che è un attore per il network, ma allo stesso tempo anche un guru dell'astrologia. Quindi Tio diventa la guida personale per cuori infranti di Alice Bassi. Infatti, quando tu ti lasci con qualcuno, hai il cuore infranto, un cuore spezzato. Da qui poi partono avventure tristi ma anche comiche. È una serie TV molto leggera, abbastanza divertente, che consiglio davvero. La lingua è abbastanza semplice, l'accento, come vi ho già detto, è standard con una piccola influenza piemontese e anche se ci sono diverse parole legate all'astrologia, ci sono anche tante frasi idiomatiche, verbi pronominali che sono sicuramente molto utili quando stiamo imparando l'italiano. Consiglio questa serie a tutti gli studenti di italiano con almeno un livello A2 e vi consiglio anche di guardarla con i sottotitoli in italiano, mi raccomando.
Se volete sapere di più sulla mia opinione personale dell'uso dei sottotitoli, voglio ricordarvi che ho fatto un episodio del podcast The Teacher Stefano Show proprio su questo. Vi lascio il link per questo episodio qui sotto in descrizione. Adesso passiamo alla seconda serie TV, Alessandro Cattelan, una semplice domanda. Questo programma vede come protagonista Alessandro Cattelan, che è un famosissimo conduttore italiano. Lui ha il suo programma televisivo personale, che è una sorta di talk show di notte, però è anche stato il conduttore di X Factor Italia. La serie inizia con la figlia di Cattelan che chiede: «Papà, che cos'è la felicità?» E da qui iniziano le domande del conduttore, che si chiede: che cos'è davvero la felicità? Come faccio a spiegare la felicità a mia figlia? E quindi lui si mette in viaggio e viaggia per tutta Italia per andare ad intervistare diverse persone famose in Italia e chiedere: che cos'è la felicità per te? Quello che mi piace di più di questo show è la spontaneità, il messaggio, ma anche tutte le cose che imparerai sulla cultura italiana. Infatti, guardandolo, imparerai davvero tantissime cose sulla cultura italiana e in particolare il mondo dello spettacolo italiano. La lingua è molto interessante perché, dato che ci sono tante interviste, ci sono anche tanti accenti diversi. Io consiglio questa serie TV a tutti gli studenti con un livello principiante esperto, un livello A2. Ora parliamo della terza serie TV di oggi, Fedeltà. Questa è un'altra serie tratta da un libro e qui parliamo di amore e tradimenti. Carlo e Margherita sono una coppia molto innamorata, però alcuni problemi di fedeltà portano questa coppia a una crisi. Mi piace perché i dialoghi sono brevi e lenti e la storia è abbastanza facile da capire. La lingua è estremamente comprensibile, anche perché gli attori hanno un accento standard, quindi neutro. È ambientata a Milano, quindi ci potrebbe essere una leggera influenza di accenti del nord, ma la maggior parte degli attori parla con un accento standard. Mi piacciono soprattutto le scene dei litigi perché possono insegnarti alcune frasi utili da usare in italiano quando siamo arrabbiati. Di nuovo la consiglio a studenti principianti esperti, quindi un livello A2. E adesso passiamo alla quarta serie TV che voglio consigliarvi, Il Processo. Il Processo è una serie TV su Netflix e parla appunto di un processo per l'omicidio di Angelica, una ragazza 17enne. Il caso viene affidato a Elena Guerra e poi da qui partirà un processo molto complicato, con molti intrighi. La storia è avvincente e ci sono diversi colpi di scena. Tra l'altro, questa serie TV è ambientata a Mantova, una città che io ho visitato nei miei vlog ed è davvero una serie TV da guardare tutta d'un fiato. Gli accenti sono un po' misti perché ci sono attori che provengono da diverse parti d'Italia, ma in generale la maggior parte degli attori parlano in un modo comprensibile. Il vocabolario però a volte potrebbe risultare un po' più difficile perché formale e anche giuridico. Parliamo di un processo, quindi ci sono molti termini giuridici, parole della legge. Quindi potrebbe essere un po' difficile in alcuni punti, ma niente di impossibile, soprattutto se attiviamo i sottotitoli. Consiglio questa serie TV a studenti intermedi, quindi un livello B1. E adesso passiamo alla quinta serie TV che voglio consigliarvi, I Ferragnez. I Ferragnez è una serie TV su Prime Video che parla della vita di Chiara Ferragni e la sua famiglia. Chiara Ferragni è una delle influencer di moda più famose in Italia ma anche nel mondo. La sua famiglia è composta da Fedez, suo marito, e anche un famosissimo rapper italiano, e poi due splendidi bambini, Leone e Vittoria. È una serie TV molto facile da seguire, anche un po' sciocca, il tipo di serie TV che puoi guardare mentre fai altro, come per esempio cucinare o pulire la casa.
Però è molto interessante e vi insegnerà tantissime cose sulla cultura italiana. È ambientata a Milano e la lingua non è facilissima. Chiara e Fedez hanno praticamente un accento milanese, però comunque ci sono persone che vengono da tutta Italia. In generale possiamo dire che l'accento prevalente è quello milanese e poi ci sono accenti misti. Per questo motivo però la lingua non è facilissima, perché l'accento milanese è molto forte e di conseguenza ci sono anche tanti colloquialismi e frasi slang usate principalmente a Milano. A volte un linguaggio estremamente colloquiale può essere più difficile da capire, per questo motivo consiglio questa serie TV a studenti che hanno un livello intermedio avanzato, quindi un livello P2. E per finire, la sesta serie TV che voglio consigliarvi oggi è LOL, Chi ride è fuori. Questa serie TV è anche una serie TV su Prime Video ed è un format televisivo in realtà comune a diversi paesi. Praticamente è un gioco in cui ci sono 10 comici italiani chiusi in una stanza per 6 ore. I comici devono far ridere l'un l'altro, ma chi ride è fuori, cioè viene eliminato dal gioco. Quindi l'obiettivo è non ridere. Quello che apprezzo di questa serie TV è il cast fantastico di comici italiani, ma soprattutto la spontaneità. La lingua è molto difficile per due motivi. Prima di tutto ci sono accenti di tutta Italia, quindi sarete esposti a tantissimi accenti diversi. Però la seconda cosa che secondo me rende il linguaggio difficile è la comicità, il senso dell'umorismo. Infatti, capire il senso dell'umorismo in una lingua che non è la nostra madrelingua può essere un po' più difficile. Però alla fine, guardando i gesti e il contesto, sono sicuro che potrai capire quello che stanno dicendo. Per questo motivo, però, io consiglio questa serie TV agli studenti di livello avanzato, quindi con un livello C1. Prima di finire però vorrei aggiungere una piccola cosa. Tantissime persone mi scrivono su Instagram dicendo: Stefano, sto guardando Suburra, sto guardando Gomorra, ma non capisco niente. Beh, è normale che non capite niente. Anche se queste due serie TV sono molto popolari anche all'estero, come in Italia, e sono conosciute come serie TV italiane, sì, sono italiane, ma non parlano italiano. In Suburra gli attori parlano il dialetto romano, in Gomorra il dialetto napoletano. Sicuramente per noi italiani capire il dialetto romano è un po' più facile perché siamo costantemente esposti a questo dialetto nella televisione italiana. Io sono del sud, quindi posso capire un po' di più anche il dialetto napoletano, però comunque io per Gomorra ho bisogno dei sottotitoli e io sono italiano. Quindi se volete guardare queste serie TV perché sono belle, fatelo, sono molto belle. Anche se un po' violente, a me non piacciono così tanto. Però non guardatele per imparare l'italiano, perché per la maggior parte della serie TV non parlano in italiano. Oppure parlano il cosiddetto italiano frammisto, un po' di italiano e un po' di dialetto, ma capite che è difficile. Per esempio, un'altra serie TV che mi piace tantissimo e forse una delle mie serie TV italiane preferite su Netflix è Generazione 56K. È una serie TV bellissima, ambientata a Napoli, e anche se la maggior parte dei dialoghi sono in italiano, comunque c'è molto napoletano e anche molto italiano frammisto. Quindi sì, è una serie TV molto bella, però non so se dal punto di vista educativo vi insegnerà tante cose in italiano, perché non è tutto in italiano. Però forse quando poi sarai più avanzata e parlerai l'italiano fluentemente, allora potrai anche iniziare a considerare queste serie TV che hanno delle forme diverse di italiano, quindi un italiano frammisto o anche dei dialetti. Però, come sempre, facciamo le cose piano piano.
Benissimo, spero che abbiate apprezzato i miei consigli e se sì, non dimenticate di lasciare un bel mi piace perché questo mi aiuta incredibilmente e anche non dimenticate di iscrivervi al canale perché tanti nuovi contenuti stanno arrivando e sono sicuro che non vuoi perderli. Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia, ciao!